C'è un campo energetico invisibile che esiste oltre i nostri sensi, di cui non siamo consapevoli, perché non gli prestiamo attenzione. E non è la materia che emette il campo, in realtà è il campo che crea la materia. E se potessimo cambiare le informazioni sul campo, potrebbero cambiare l'ologramma nella realtà tridimensionale. Voglio un feedback che dice ciò che la scienza sta dicendo è la verità, perché non riesco a crederci molte volte. Le testimonianze mi stanno dicendo che è la verità, voglio sentire questo, perché allora posso parlare con più convinzione. La scienza occidentale sta cominciando a comprendere ora, negli ultimi anni del XX secolo e nei primi del XXI secolo, il fatto scientifico che lo spazio tra le cose non è vuoto, ma è pieno di un'essenza pulsante. Tanto che ora i nuovi scienziati devono concordare su un unico termine per definirla. Alcuni di loro la chiamano l'ologramma quantico, una definizione che suona molto tecnica. E il dottor Henry Mitchell, ex astronauta, la chiama la natura della mente. Stephen Hawking la chiama la mente di Dio. Altri semplicemente la chiamano il campo. Nel 1994 Max Planck, il padre della fisica quantistica, ha identificato l'esistenza di questo campo e la chiamava la matrice. Diceva, sotto tutto ciò che vediamo, incluso il nostro corpo, sotto tutto ciò che vediamo c'è l'esistenza di quello che possiamo chiamare una mente conscia e intelligente. E questo è il linguaggio che usava già nel 1994. Diceva, la mente è la matrice di tutta la materia ed è dal suo lavoro che è nata la serie di film che tutti conosciamo e molte delle idee che abbiamo oggi. Ciò che sappiamo è questo. Abbiamo l'opportunità di influenzare questo campo attraverso il cuore umano, in modi che solo ora cominciamo a comprendere. E non si tratta di un processo mentale. I pensieri sono importanti, ma gli antichi facevano una distinzione fra pensiero, sensazioni e sentimenti. I sentimenti che vengono dal cuore sono chiamati emozioni, coerenti, basate sul cuore. Sappiamo che quando proviamo sentimenti come amore, compassione, comprensione, perdono e cambiamo la nostra autostima, questo ha degli effetti. E c'è un cambiamento nel campo elettromagnetico del nostro cuore e questo produce dei cambiamenti in quello che costituisce il mondo intorno al nostro corpo. E il cuore è più forte nel campo magnetico del nostro corpo ed è anche il più forte campo elettrico del nostro corpo, molto più del cervello. Anche se è il cervello a creare quei tipi di campo, il cuore è molto più forte. Perciò quando abbiamo i sentimenti nei nostri cuori, cambiamo il campo che ci connette alla sostanza di cui siamo fatti tutti noi. E allora arriviamo letteralmente ad alterare la nostra realtà fisica in modi che sembrano miracolosi alla scienza occidentale. E sembra un gran segreto, lo è per noi, ma altre culture lo sanno da sempre. La scienza occidentale sta iniziando a capirlo solo ora. La saggezza indigena antica lo sa da sempre e tutto è iniziato da lì. E gli indigeni sanno che tutto è interconnesso, che noi siamo parte del tutto. E poi ti dicono vieni, ti mostro come creare gli effetti nel tuo corpo così che tu possa guarire il tuo corpo e quello degli altri, la tua autostima cambierà e il tuo corpo lo rifletterà. E non deve essere un processo lungo, trascinato nel tempo. Può capitare molto velocemente, anche solo in un paio di minuti. Abbiamo una documentazione video, per esempio, di ospedali a Pechino, in Cina, dove non usano farmaci e dove capiscono queste pratiche e le applicano da migliaia di anni. Abbiamo potuto guardare nel corpo di una donna, alla quale era stato diagnosticato un tumore inguaribile e non operabile dalla medicina tradizionale occidentale. Abbiamo visto 3 persone che lavorano con queste pratiche, che capiscono il linguaggio delle emozioni umane, mentre creavano dentro di sé un sentimento.
Non guardano al cancro come una malattia, vedono la donna come integra, in salute, vitale, vibrante, pulsante, e mentre provano questo sentimento forte tra di loro, il corpo della donna lo riflette e riusciamo a vedere con il sonar che il tumore scompare in 3 minuti. Ecco quanto velocemente la realtà può cambiare. Ed ecco dove la scienza occidentale è disconnessa, perché ho condiviso queste informazioni con scienziati e medici in tutto il mondo e loro hanno detto: fantastico, è un miracolo, dobbiamo tornare a studiare questo e lo faremo non appena troviamo una cura per il cancro o non appena troviamo la cura a un livello meccanico. Ecco come lo vedono, è come un processo meramente meccanico. E quello che ora sappiamo è che il nostro corpo fisico è la rappresentazione fisica, lo specchio di qualcosa che non è fisico, ed è questo punto al quale la scienza sta arrivando solo ora. I 3 guaritori dell'ospedale senza medicine di Pechino non hanno giudicato il cancro, non hanno detto è sbagliato o è giusto, buono o cattivo. E questo è un modo sottile e diversissimo di guardare le cose, perché riconoscono la malattia per quello che è e invitano un'altra possibilità, piuttosto che attaccarla oppure sentire che dobbiamo in qualche modo manipolarla o peggio tagliarla, come nel caso del tumore, o cambiare e sottomettere la realtà fisica addirittura con la forza. Quello che hanno fatto è sapere che quel momento, quell'esempio di prima, l'hanno cambiato operando a livello che noi chiameremo l'impronta quantica. Hanno provato il sentimento come se esistesse già l'altra possibilità, e ciò che è accaduto è l'aver consentito a quella possibilità di sostituire l'altra già esistente, senza giudicarla. Quando mi è stato diagnosticato il mieloma multiplo, mi hanno fatto iniziare la chemioterapia subito. Il test che dice che hai il mieloma si chiama sieroelettroforesi proteica. Doveva essere 0, ma nel mio caso era più alto. La biopsia del midollo osseo indica la normale proporzione di cellule. Di solito le plasmacellule nel tuo midollo osseo dovrebbero essere forse 3-4%. Il 40% del mio midollo osseo era canceroso. Ripeto l'esame e vediamo un'ottima risposta. Continuo a fare un'altra chemioterapia con una risposta parziale del cancro. Ma poi, dopo 5-6 mesi, ho subito il trapianto di midollo osseo. Sai, perderai i capelli, avrai questa diarrea, avrai bisogno di usare i pannolini. È come un libro di cucina, ti fai fare la chemioterapia, poi fai un altro ciclo, il tuo corpo non risponde. Fai un trapianto di midollo osseo, esami del sangue ogni 3 mesi, per vedere come procede la tua malattia. Sai, essere un dottore e ammalarsi di cancro è una strana sensazione, perché abbiamo il controllo sulla malattia e diciamo e consigliamo ad altre persone cosa fare quando si ammalano. Devo fidarmi degli altri che fanno cose per me. Quindi è diverso, è avvilente. A novembre 2022 ho fatto l'esame del sangue, elettroforesi delle proteine sieriche, e ha mostrato che stava diventando sempre più alto. E in quel momento ho parlato con l'oncologo sul da farsi. Sapevo che la malattia sarebbe progredita, quindi abbiamo deciso di iniziare subito una 4ª chemioterapia. Nel mieloma multiplo, dal punto di vista medico, non stiamo parlando di curare la malattia con la chemioterapia.
Sono solo tenuto in vita, impedendo alla malattia di peggiorare a ritmo sostenuto. Ma ci aspetteremo sempre di vedere una progressione della malattia. Sapevo che qualcosa non stava andando nella giusta direzione. Mia moglie è psicologa e conosceva il dottor Joe Dispenza già da prima. E lei ha detto, sai, fanno questo ritiro di Joe Dispenza. Non pensavo che andare al ritiro di Joe Dispenza mi avrebbe curato o che avrei trovato la cura per guarire dal cancro. Non era questa l'aspettativa. Sono andato al ritiro nel giugno 2023 e mi aspettavo di meditare. Non mi aspettavo proprio di partecipare al ritiro per curarmi dal cancro. Non sapevo che sarei stato una persona da guarire. Ho visto che sul mio badge c'era un adesivo a forma di cuore dorato. Non sapevo cosa significasse. Quindi ho chiesto a una persona cosa significa. Oh, sei stato selezionato come persona da guarire. Farai delle sedute di guarigione. Sarà verso la fine del ritiro. Per la terapia della coerenza non avevo davvero idea di cosa sarebbe successo. Forse ero un po' spaventato su cosa sarebbe successo. E poi quando i guaritori sono entrati si sono strofinati le mani. Hanno messo le mani sopra di me senza toccarmi. Ciò che vedo in quel momento sono le increspature delle onde quando raggiungono la sabbia e si muovono in una certa direzione. Questo è lo schema, questo è ciò che vedo quando chiudo gli occhi. Sono venuto via. La prima volta non ho sentito molto. Era interessante. Poi avrei avuto una seconda sessione di guarigione. Quello che è successo ha fatto tutta la differenza. Prima di entrare c'era una delle persone che ci indirizzava con gentilezza e ha detto a ciascuno di noi: ricordati che sei degno. Ricordati che sei degno. Ricordati che sei degno. E questo mi ha completamente colpito. Mi disse: accetta tutto quello che ti danno. Quello che accadde fu completamente diverso. I miei occhi erano chiusi, ma sai, ho pensato che ci fosse una torcia elettrica, un proiettore. Poi ho aperto gli occhi poco a poco e non c'era niente. Era come una stanza buia. Ho chiuso di nuovo gli occhi. C'era questa luce che brillava nei miei occhi e poi ho sentito questo travolgente senso di amore che mi riempiva il petto. Era puro amore, pura beatitudine. Le lacrime scendevano sul mio viso. Non mi aspettavo assolutamente che ciò potesse accadere. Non l'ho chiesto io. È semplicemente successo, sai. Sono diverso, i sensi sono amplificati. È uno stato di beatitudine che provi. Uno dei guaritori è venuto da me e mi ha dato questo bigliettino e lui ha detto: ho preso questo bigliettino che era destinato a te, c'è scritto guarito. Questo significa molto per me. Questo bigliettino lo tengo con me e significa molto per me. 2 settimane dopo ho fatto gli esami. Sono andato dall'oncologo. Non avevo più fatto chemioterapia per qualche settimana. E quando è arrivato il risultato dell'esame del sangue, il mio oncologo, che è empatico, formatosi alla Johns Hopkins, disse: Charlie, qui non c'è niente. Non c'è nessun tumore. Non c'era niente, era zero, assente. E lui: bene, non devi nemmeno fare una biopsia del midollo osseo perché... Ho detto: no, voglio che tu faccia la biopsia del midollo osseo perché voglio dimostrare che funziona. Quando mi è stata diagnosticata la malattia 5 anni fa,
il 40% del midollo osseo era canceroso. Quindi stava progredendo. Il cancro c'era e stava progredendo. E poi, dopo il ritiro di Joe Dispenza, terapia della coerenza. L'oncologo mi ha chiamato al telefono. Charlie, ho i risultati della biopsia. Qui non c'è nessun tumore. Niente, nemmeno una parte residua, che ci saremmo aspettati con la chemioterapia. Sono medico e lavoro con altri medici. Mi vedono e mi chiedono sempre come stai. Io dico, beh, mi è successo questo. E spiego la mia esperienza con la guarigione. Lo abbiamo visto numerose volte. C'è il cancro e all'improvviso è sparito. E tu rispondi, impossibile. Come essere umano dici, è fantastico. Come scienziato dici, stronzate, non può succedere. Prendi un gruppo di persone che può andare oltre loro stessi, che diventano nessuno, qualcuno, qualcosa, in nessun luogo e in nessun tempo, per andare oltre questa realtà tridimensionale. Prendi tutta la loro attenzione ed energia e mettila in un campo. E se hai 8 persone, coerenza cerebrale e cardiaca, e sono connessi, creeranno stupendi modelli di coerenza nel campo di quella persona e cambieranno le informazioni nel campo. La terapia della coerenza è una forma specifica di meditazione, dove abbiamo tra le 6 e le 8 persone, li chiamiamo guaritori, seduti in cerchio. E al centro del cerchio c'è la persona che riceve la terapia. Sappiamo che quando cambi il tuo stato energetico e emotivo, quel campo può espandersi da 1 a 3 metri di ampiezza. È misurabile con magnetometri SQUID. E ciò che abbiamo visto più e più volte è che le persone da guarire che hanno un problema fisico, che giacevano al centro di questo cerchio, circondate dai guaritori, mentre cominciano ad aumentare la loro energia, creano più coerenza nel loro cuore. Stanno influenzando il campo circostante. E questo sta iniziando a imprimersi sul campo della persona da guarire. Le guarigioni di gruppo, mi piace vederle come una forma di terapia del biocampo. In letteratura è corredata da molti studi. Ci chiediamo, questo gruppo di persone può influenzare la biologia di quella persona? Abbiamo diversi modi di guardare a ciò dal punto di vista scientifico. Quindi abbiamo visto dai dati che ho iniziato a raccogliere che l'80% dei nostri pazienti ci segnala un cambiamento nelle loro condizioni di salute. Ed è davvero fantastico. Ci si avvicina alla totalità, la fonte. In questo regno, oltre quel punto, le cose sono collegate, le cose sono più ordinate, più grandi e ci sono maggiori livelli di frequenza o ordine. Quindi alla sua stessa fonte di quel punto di creazione, quel vuoto, quella vacuità, quell'unità, quella totalità, quella singolarità, quella mente universale, tutte le possibilità, il tutto in tutto. Questa è la fonte di tutto, del fisico e del materiale. Ci sono livelli di frequenza maggiori di cui possiamo prendere consapevolezza. Esistono già. È il nostro rapporto con la fonte. È così che noi esseri umani cambiamo frequenza. Modifichiamo le informazioni nel campo per cambiare il destino della materia. Dalla malattia alla salute e infine alla coscienza del pianeta.